Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale e a questo nuovo appuntamento di Ritorno all'origine. Allora, durante l'ultimo episodio abbiamo parlato degli indaco, dei bambini indaco, che abbiamo accennato un po' a queste entità, ma non sono entrata così nello specifico. Poi, vedendo in settimana un sacco di domande e un sacco di gente interessata, ho deciso, come già pensavo, di fare un approfondimento maggiore, proprio per capire un po' meglio chi sono queste entità che si sono incarnate fino a poco tempo fa, perché abbiamo visto, e lo riprenderemo come discorso, che dal 2017 in poi i bambini indaco hanno smesso di incarnarsi perché sono cambiate un po' le cose. Ma vediamo chi sono questi bambini e, come dicevo l'altra volta, poi i bambini crescono, quindi non sono necessariamente dei bambini, ma diventano degli adulti, delle persone grandi. Allora, l'inizio di questo tipo di arrivi di entità sulla Terra risale a circa 200 anni fa, i primissimi, anche se poi la stragrande maggioranza è cominciata ad arrivare intorno agli anni 40, 50, 60, eccetera, fino, come dicevamo, al 2017. Potremmo definirli i futuri umani, cioè la massima espressione evolutiva dell'essere umano arrivato alla realizzazione del proprio sé, della propria consapevolezza, della propria coscienza, eccetera. Ovviamente parliamo di evoluzione spirituale in questo caso, e per poter collocare e capire bene gli indaco è necessario sapersi rapportare alla realtà e all'universo multidimensionale, così come già abbiamo iniziato a parlare nelle puntate precedenti. Questo è il motivo per cui era necessario fare una serie di live prima di parlarvi degli indaco, proprio per poterli inquadrare, perché se non abbiamo un minimo di dimestichezza con la realtà multidimensionale è impossibile capire chi siano questi indaco e perché siano qui. Ovviamente questo implica avere un'idea un po' più chiara anche non solo delle dimensioni, non solo delle varie densità dell'universo, e se non mi avete seguito nelle puntate precedenti vi invito ad andarle a vedere, ma anche del nostro DNA, che in realtà è un modello a 12 filamenti, ma che a seconda della dimensione in cui noi ci troviamo abbiamo attivato un certo numero di filamenti. A oggi siamo in terza dimensione e abbiamo 3 filamenti attivi, anche se la scienza ufficiale raramente identifica il terzo, ne vede sempre solo 2, ma si comincia a vedere il terzo. Ma in realtà c'è la possibilità di attivarne e costruire, nel senso di proprio prendere dimestichezza e dialogo con altri filamenti. Partiamo dal quarto, che è quello che viene dopo il terzo, e che nel momento in cui
tutta la nostra realtà condivisa, tutta la popolazione o una massa critica sufficiente avesse attivato il quarto filamento, saremmo in una quarta dimensione che in realtà significa un altro universo, o meglio un universo di una differente densità, non più così fisico, non più così materiale, ma basato non solo sul carbonio, ma sul carbonio e il silicio, quindi più eterico. Ora, senza disperderci troppo, dobbiamo fare questi distinguo perché a ogni dimensione corrisponde sì una certa modalità di stare nel corpo, quindi un certo tipo di fisicità, e mano a mano che aumentiamo nelle dimensioni, vediamo che l'aspetto concreto, fisico, materico, aumentando la frequenza, quindi l'energia della materia diventa sempre meno solido, quindi diventiamo teoricamente sempre più spirituali, ma anche la coscienza cambia facendo tutti questi step. Ed è un po' come se noi facessimo un percorso a tappe e infatti le dimensioni sono anche legate ai chakra, solo che noi parliamo sempre di 7 chakra, in realtà dovremmo aumentare un po' il numero perché le dimensioni non sono solo 7, ma c'è un motivo specifico per cui si parla di 7 chakra, perché sono quelli che in realtà coinvolgono l'aspetto delle due densità più un pezzettino di ingresso, ma il settimo chakra è quello che ci porta completamente fuori, che identificano la nostra realtà concreta, i primi tre, e l'altra dimensione, più che dimensione, l'altra densità dell'universo, che è proprio quella che abbiamo detto chiamarsi Tara, dove la Terra si chiama Tara, che è un po' più eterica e che anche lì ha quarta, quinta e sesta dimensione. Sono strettamente legate queste parti perché vedremo che per esempio il ciclo di Samsara, che per tantissimo tempo ha vincolato le entità a un ciclo continuo di morti e rinascite senza poter veramente scegliere se rincarnarsi o meno, ma facendo una sorta di risciacquo delle memorie, delle esperienze e obbligando l'entità e l'anima a reincarnarsi. Questo processo è sempre avvenuto tra la quarta dimensione e la terza, la nostra, quella in cui ci troviamo. La nostra coscienza, la nostra anima, che poi è un livello di coscienza, si trova in quarta dimensione. Quindi c'è una stretta correlazione, anche se noi da un punto di vista fisico siamo ancora in un mondo fatto di materia solida e concreta e quindi siamo in un universo materiale, quello che abbiamo chiamato universo di prima densità, però noi abbiamo una parte animica spirituale strettissimamente collegata alla dimensione poco più sopra, la quarta dimensione. Quindi è molto importante la quarta, la quinta e la sesta perché fanno tutte e tre queste dimensioni, vi dicevo sono a blocchetti di 3, fanno parte del prossimo universo, quello di densità 2 e quindi quando noi ci incarniamo abbiamo comunque dei legami almeno con questi due tipi di universi, il nostro fisico e quello subito dopo, quello che abbiamo chiamato di Tara, dove la Terra viene chiamata Tara. Quindi 3 più 3 6 ed ecco che abbiamo i nostri 6 chakra più il settimo che è proprio la porta che ci porta, scusate il gioco di parole, nell'universo ancora superiore. Si potrebbe andare ancora più avanti perché ce ne sono ben 5 di universi con diverse densità, per cui 3 per 5 15 dimensioni, ma diventa molto più distante dalla nostra situazione attuale. Allora, questo è importante per la comprensione degli indaco? Assolutamente sì, perché gli indaco, al contrario degli esseri umani, di razza umana, che in realtà provengono da una sperimentazione che è stata fatta e viene chiamata l'essere umano angelico Turaneusiam, ma ne parleremo un'altra volta di questo. I bambini indaco, le entità indaco non sono umani, sono delle entità che vengono dalle stelle, da cui poi qualcuno ama usare il nome
che suona un po' New Age, però rende l'idea starseed, cioè semistellari. Che cosa vuol dire starseed? Vuol dire semplicemente entità che arrivano da altre aree dello spazio, ma soprattutto spesso, come in questo caso, da altre dimensioni. E vediamo che le dimensioni si declinano nella matrice temporale, di cui abbiamo sempre parlato per descrivere il nostro universo, anche con tempi diversi. Ecco perché potremmo dire che gli Indaco, che sono starseed, sono semistellari, arrivano dal nostro passato, da un'antica razza radice che ha contribuito a creare proprio l'esperimento Tauraneusiam, quindi l'esperimento umano-angelico, ma nello stesso tempo sono anche il punto d'arrivo del nostro futuro, dove noi ricominciamo a riprendere pienamente consapevolezza, coscienza e attivazione di tutte le nostre parti, come dovrebbe essere l'obiettivo dello sviluppo della razza umana. La razza umana, questo esperimento Turaneusiam è stato fatto tantissimo tempo fa. Quando parlo di date poi qualcuno sempre un po' si imbarazza, però effettivamente è così, stiamo parlando di 560 milioni di anni fa e la storia è molto lunga. Chi l'ha creato con un intento assolutamente positivo, di bene, e in mezzo c'erano anche queste entità aliene che noi chiamiamo Orafim. Sono degli avatar, e per avatar si intende entità della 12ª dimensione, 11ª e 10ª. Tutta quell'area lì sono tutti avatar. La 12ª è quella più alta, dove vi dicevo c'è il progetto divino, dove c'è la prima manifestazione in una forma. Si può andare oltre la 12ª, ma non si ha più un corpo fisico, non si ha più una forma, quindi qualunque razza non può venire identificata con un aspetto specifico, mentre invece la forma, l'immagine, la modalità di manifestazione comincia nella 12ª dimensione con gli avatar. Quindi questi avatar Orafim sono tra i primi che si sono manifestati e che hanno collaborato per creare l'essere umano. L'essere umano ha avuto tutta una serie di questo essere umano angelico Turaneusiam, non proprio quello di oggi che, poverino, ha un sacco di problemi, è limitato in ogni modo, è mortale. La razza originaria era immortale, aveva 12 filamenti di DNA attivi e aveva delle grandi potenzialità. Questo non è piaciuto molto a tutta una serie di altre razze che potremmo definire antivita, che hanno fatto in modo che venisse danneggiato o che, tra virgolette, potremmo dire cadesse. La caduta dell'essere umano, la sua perdita di consapevolezza, coscienza, il taglio anche dei filamenti del DNA, la perdita della connessione con questi, perché nel loro modello di matrice i filamenti dell'uomo sono 12, però non riesce ad acchiapparli, non riesce ad utilizzarli e a usufruire di questi aspetti. Allora, in tutto questo percorso è stato fatto 150 milioni di anni fa un patto che è stato chiamato il patto di Smeraldo. In onore di questo patto, le entità Orafim hanno deciso di aiutare la ripresa, la nuova ascensione dell'essere umano, il tentativo di aiutare questa razza che era stata creata in un passato lontano perché fosse un guardiano costruttivo e positivo sia della Terra che di Tara, anzi inizialmente erano su Tara, quindi su un universo di seconda densità, e poi sono stati catapultati su questo universo più fisico, più materico, con tutta una serie di handicap, e così queste entità Orafim hanno deciso di fare questo patto insieme anche ad altri, ma per aiutare l'essere umano a recuperare, a riprendersi, a ascendere attraverso una sorta di trasmutazione, di trasformazione trasmutativa anche proprio del proprio DNA, che significa della propria coscienza.
Ora noi ci troviamo in un periodo storico e anche di questo un pochino ne abbiamo parlato nei video precedenti, perché ogni universo di densità ha dei suoi cicli. Ci troviamo comunque adesso nell'ultima parte, nell'ultimo mezzo ciclo del grandissimo ciclo di 26.556 anni che racconta un po' il periodo storico di questo universo. Noi ci troviamo verso la fine e questo viene chiamato ciclo di ascensione. Perché? Perché è proprio l'area di passaggio tra una dimensione e quella della densità successiva, dalla terza alla quarta, dicevamo, cambia proprio la densità. Quindi viene detto che si aprono delle sorte di Stargate, porte delle stelle, perché si cambia di densità, si cambia tipologia di universo. In questi momenti particolari, che non sono corti, perché stiamo parlando di una parte di circa 4.000 anni, dove però noi ora ci troviamo a metà di questo periodo di 4.000 anni, nel momento centrale ci sono grandi possibilità di aiuti anche esterni. Ecco perché per la razza degli Orafim è più semplice in questo momento venire sulla Terra, incarnarsi ed aiutare gli esseri umani. Le caratteristiche dei bambini indaco sono infatti molto particolari. Loro hanno dei sistemi immunitari potenziati, solitamente sono molto forti da un punto di vista fisico del sistema immunitario, hanno degli aspetti geniali, hanno una capacità incredibile di percepire al di là della materia, si potrebbe dire percezioni paranormali, perché sono degli esseri multidimensionali. Loro arrivando da fuori rispetto alla nostra realtà dimensionale, anche oltre la quarta dimensione da cui tutti passano normalmente per incarnarsi qui, hanno delle caratteristiche che li distinguono completamente da un punto di vista della loro natura spirituale. Potremmo dire che sono dei messaggeri dell'evoluzione umana, perché ci riportano a quello che eravamo, ma soprattutto che dovremmo essere. Quindi sono in contemporanea parte del nostro passato, ma anche la nostra migliore realtà del futuro. Potremmo dire che sono degli esseri del futuro che dal futuro vengono nel passato per aiutarci, perché poi passato, presente e futuro, l'abbiamo detto molte volte, esistono simultaneamente. Allora, il loro progetto è quello di insegnare, aiutare questo tipo di ascensione. E per poterlo fare, che tipo di accordo hanno preso? Allora, ovviamente una entità, un Orafim, che è un avatar, quindi ha un livello di frequenza spirituale elevatissimo, per poter entrare in un corpo fisico ha bisogno di delle porte di passaggio. Normalmente una qualunque anima umana entra dalla quarta dimensione, che è quella dove poi dopo la morte si ritorna e poi c'era il ciclo di samsara, eccetera, eccetera, e poi entra nella terza in un corpo fisico. Che cosa fanno invece i bambini indaco? Loro, essendo starseed, semistellari, entità che arrivano da altre dimensioni e da altri spazi, passano attraverso la sesta dimensione e poi dalla sesta, che funziona tipo porta, transitano nella terra interna, che non è la terra cava. Faremo un video poi per capire le differenze, ma più o meno per intenderci ci assomiglia abbastanza, anche perché la terra cava, così come le mitologie ce la raccontano, non esiste, però esiste la terra interna, che è molto simile, ed è, come vi dicevo nell'altro video, una realtà dove c'è una dimensione artificiale a metà tra la terza e la quarta, quindi un po' a cavallo tra i due universi di densità e le due dimensioni. Ecco, quello è diventato il transito privilegiato per gli indaco e per tutti gli starseed, a seconda di una regola imposta dalle razze in realtà soppressive, che
fanno un po' il bello e il cattivo tempo su questo piano di esistenza e che ci condizionano. Perché si cerca sempre di far passare le entità che arrivano da fuori, non quelle della Terra che continuano a girare o continuavano a girare nel ciclo di Samsara, perché si fanno passare da quella parte, dalla Terra interna, da quest'area di tre dimensioni, di una terza dimensione e mezzo. E vi dicevo che questa terza dimensione e mezzo, tra l'altro, è creata attraverso uno strumento che è organico, un essere che è in grado di farlo, che era in grado di farlo, perché adesso la terra interna è stata nuovamente inglobata nella quarta dimensione. Allora, questo è stato fatto perché era l'unico modo per far sì che le entità che venivano da fuori, quindi i semistellari, gli starseed, passando dalla terza dimensione e mezzo, sia in entrata che poi dopo la morte, in ritorno, potessero essere in qualche modo agganciati e buttati anche loro nel ciclo di samsara. Altrimenti il rischio sarebbe stato che queste entità, una volta fatta la loro esperienza sulla Terra, erano liberi di tornare dalla dimensione da cui provenivano, magari la settima, magari la dodicesima, magari erano dei rishi, quindi addirittura la quindicesima o addirittura dei maestri ascesi. Invece con questo giochino che bisogna per forza passare dalla terza e mezzo, quindi dalla terza dimensione e mezza significa dalla terra interna, chi ci ha governato finora o ha cercato di tenere il controllo sulla terra fisica di terza densità ha trovato il modo per tentare di incastrare un po' tutti, anche quelli che venivano da fuori. Ora, la strategia, la modalità che è sempre stata fino al 2017, finché sono arrivati degli Indaco, era quella di entrare dalla sesta dimensione e poi passare dalla terza e mezzo, con il rischio quindi poi di rimanere un po' incastrati nel ciclo delle nascite una volta morti. La sesta è assolutamente importante perché ha sempre garantito agli Indaco, nel momento in cui entravano in un corpo fisico, di nascere già attraverso un periodo specifico che viene chiamato integrazione fetale, dove la frequenza maggiore di questa entità, diciamo che trova un aggiustamento con la realtà materiale fisica, attraverso appunto l'integrazione fetale, loro riuscivano a nascere con 6 filamenti attivi. Noi a oggi ne abbiamo 3, come vi dicevo, gli esseri umani ne hanno 3 e stanno cercando di attivare il quarto. L'obiettivo è quello di sviluppare il quarto filamento. Un pezzettino è già stato attivato, ma una piccola parte. Invece i bambini Indaco nascono con 6 filamenti attivi già dall'inizio. Ecco perché hanno queste caratteristiche straordinarie, ecco perché hanno capacità di avere contatti con altre dimensioni, quindi anche con altri esseri. Ecco perché hanno tutta una serie di peculiarità che li hanno resi particolarmente interessanti, ma anche particolarmente discussi. Ovviamente sappiamo che la medicina tradizionale, ad esempio, nel momento in cui si affaccia verso una serie di percezioni e modalità non canoniche, non tradizionali, trova subito una spiegazione legata al disturbo di personalità, alla schizofrenia, al bipolarismo, a tutta una serie di patologie, quindi tende a rinchiudere l'entità nelle sue espressioni non tradizionali. Il cervello, le potenzialità dell'anima tendono ad essere il più possibile soppresse per farle diventare come quelle degli altri, in sostanza. Ecco perché vengono chiamati gli strizzacervelli, perché comprimono, contengono tutto quello che è fuori norma, compreso il genio, ovviamente. E questo è un aspetto molto triste perché i bambini Indaco hanno delle potenzialità incredibili, ma molto spesso sono etichettati, mal compresi. Oltretutto vedremo che c'è una tipologia di bambini Indaco che ha anche proprio dei disturbi legati all'attenzione e all'iperattività, come dicevamo nella puntata precedente, e spesso sono trattati con dei farmaci che non hanno assolutamente
assolutamente nessun tipo di studio preciso su quello che possono essere gli effetti a lungo termine, ma non c'è da sperare molto bene, ma nello stesso tempo a breve termine viene raccontato che siano particolarmente utili. Ma si è visto poi che non è affatto vero. C'è sempre come al solito un gioco di multinazionali, per esempio il Ritalin, che è un prodotto che viene utilizzato proprio in questi casi, investe un sacco di soldi in fondazioni che dovrebbero aiutare i bambini a trovare delle forme di cura per problemi legati all'iperattività, eccetera, eccetera, no? Quindi in realtà è ovvio che investono e così poi tutto questo tipo di strutture cominciano a consigliare quel tipo di prodotto solo perché è quello che sponsorizza, non perché funziona, ma di questo ne parlavamo già l'altra volta. Perché gli indaco comunque sono così importanti? Perché capirli significa realmente avere una nuova apertura, una nuova lettura della realtà. Loro si portano dietro un nuovo paradigma teorico completamente diverso. Loro infatti hanno uno sviluppo molto più accelerato, vedono parti della realtà che noi non vediamo, ma per comprenderle è quindi necessario capire dove si collocano. Infatti dicevamo che loro arrivano da altre dimensioni, passano attraverso la sesta dimensione e se vogliamo identificare i filamenti del DNA con i chakra, la sesta dimensione è il sesto filamento, quindi i primi 6 filamenti attivi quando si incarnano, il sesto filamento è il sesto chakra. Il sesto chakra è quello che conosciamo tutti essere legato al terzo occhio ed è di colore indaco. Ecco perché si chiamano bambini indaco, perché queste entità, in realtà questi avatar Orafin, passano attraverso la sesta dimensione, quella legata al terzo occhio, quella di colore indaco, e acquisiscono questa frequenza energetica, una frequenza potremmo dire indaco, e quindi nel momento in cui nascono hanno una serie di potenzialità, quelle che sono legate ai 6 filamenti appunto. Ma la loro coscienza da dove arriva? Arriva ancora più su, loro hanno una coscienza addirittura a livello di maestri ascesi oppure di rishi, una delle due. I rishi abbiamo detto che sono le ultime 3 dimensioni di questa matrice temporale, 13, 14 e 15, e sono delle entità di luce che potremmo definirle come dei soli splendenti. Oltre alla 15ª non possiamo più parlare di dimensioni perché siamo fuori dallo spazio-tempo, fuori dalla matrice temporale, all'interno di una matrice energetica dove troviamo i campi del suono primordiali e qui ci sono i maestri ascesi. Quindi pensate la coscienza di questi bambini che collegamento alto ha, addirittura alcuni fuori dalla matrice spazio-temporale. Si incarnano però, abbiamo detto, passando attraverso la sesta dimensione, per questo si chiamano indaco, e poi entrano nella terra interna, per cui potremmo dire che sono starseed che si incarnano nella terra interna per poi arrivare sul nostro pianeta. Fanno degli accordi, ci sono degli accordi, ma questi accordi vengono fatti a livello rishi o a livello dei maestri ascesi, mentre invece quando un essere umano della terra si incarna, la sua anima fa un accordo a livello appunto animico, a livello della quarta dimensione, e decide che programma di vita svolgere, che genitori avere, eccetera, eccetera. Questo tipo di accordi con i bambini indaco, con gli starseed, sono fatti a livello orishi o di maestri ascesi, quindi molto molto in alto. Il loro obiettivo è quello di aiutarci, aiutare la razza umana a superare questo ciclo di ascensione e quindi connettere, collegare il DNA della quarta, quinta e sesta dimensione, quindi quarto, quinto e sesto filamento. Ecco perché loro arrivano già con i 6 attivi, ma potenzialmente, essendo loro non
la decadenza dell'essere umano angelico originario, come potremmo essere noi umani, quindi non l'esperimento Turaneusiam, ma qualcosa di più su, loro hanno in potenza 24 filamenti di DNA. 24 filamenti viene chiamato il DNA doppio diamante e questo è perché loro arrivano appunto da questo livello superiore. I 12 filamenti rappresentano le prime 12 dimensioni, quelle che vi dicevo dove c'è il progetto divino, dove c'è la prima manifestazione, ma a livello potenziale, a livello spirituale, a livello energetico, se l'entità che si incarna arriva dal livello dei rishi avrà 24 filamenti e se arriva dal livello dei maestri ascesi, quindi addirittura fuori dalla matrice temporale, ne avrà 48. Ora, si possono manifestare qua sulla Terra? Assolutamente no. Noi sulla Terra, nel piano fisico, universo di prima densità, riusciamo a vederne 3 al massimo. La cultura ufficiale dice 2 e ogni tanto vede il terzo. Gli altri sono su altri livelli di densità, quindi non li possiamo vedere, ma esistono. Oltre al 12° non si possono attingere e manifestare qui perché hanno una frequenza troppo elevata e quindi la realtà non è in grado di sostenerli, ma le entità che comunque arrivano da questi livelli così alti hanno comunque una sorta di potenza costruttiva molto maggiore. Ecco perché l'avatar Orafim, il bambino indaco che ospita un avatar Orafim, quindi in realtà è un po' un ibrido perché è un seme stellare, uno starseed incarnato in un corpo umano, ha una tale potenza all'interno della sua matrice di DNA, ha 6 filamenti attivi, più di tutti gli altri. Potrebbe arrivare in una vita ad attivarne 12, non di più, ma la sua matrice comunque ne contiene 24 e questa maggiore potenza è in grado di aiutare il processo di ascensione degli esseri umani. Ecco perché proprio queste entità con queste caratteristiche hanno fatto questo patto, il patto di Smeraldo, per venire sulla Terra in questo periodo storico a dare, diciamo così, una mano. Il modello di DNA a 12 filamenti dell'umano angelico viene aiutato da molte entità in vari modi. Certo è che se si incarna sulla Terra attraverso la porta della sesta dimensione, quindi un bambino indaco che poi passa dalla terra interna e va bene, arriva qui, un maestro asceso, e di questo ne parlavamo l'altra volta, facendo questo percorso parliamo di Indaco 1, parliamo in realtà dei bambini che chiamano arcobaleno, cioè parliamo di una frequenza elevatissima di matrice del DNA che è in grado di lavorare non solo sugli esseri umani, ma addirittura sulla griglia planetaria, perché l'umano e la Terra, anche la Terra ha il suo percorso, funzionano in parallelo, mentre la coscienza degli esseri umani sta transitando da una dimensione a un'altra, da un livello di coscienza ad un altro e si sta spostando verso una differente densità, anche la Terra lo sta facendo e i maestri ascesi che arrivano sulla Terra come bambini Indaco 1 hanno questo grande compito di lavorare non solo sulla frequenza degli umani, ma anche proprio su quella del pianeta. Questi spesso vengono chiamati bambini arcobaleno, sono pochi, sono molto rari e hanno una vita molto solitaria, hanno un progetto specifico. Facilmente dopo essere nati, anzi, loro in realtà, al contrario degli altri indaco, non hanno un'integrazione fetale, ma siccome la loro frequenza potenziale è elevatissima, ripeto, matrice potenziale di DNA a 48 filamenti, entrano in un corpo fisico quando questo è già abbastanza grande, ha già fatto un suo percorso di adattamento. Quindi sono i famosi walk-in, cioè una entità che a un certo punto, un'anima che lascia spazio in quel corpo ad un'altra che deve fare un suo percorso. Questo avviene di solito
a 12 o a 22 anni, massimo entro i 33 anni. Quindi un sé divino elevatissimo, con una coscienza molto elevata da maestro asceso, entra ad un certo punto di botto in un corpo fisico che era comunque stato preparato per portare avanti il suo progetto. Questo è il tipo 1. Il tipo 2, di cui parlavamo sempre l'altra volta, è sempre un'entità Orafim che probabilmente arriva in questo caso dai Rishi, quindi dalla 15ª o 13, 14, 15ª dimensione, 24 filamenti potenziali, si incarna attraverso la sesta, quindi lo chiamiamo bambino indaco, per avere il suo, la sua modalità di interazione in questo mondo di terza dimensione. Questi sono bambini, come vi dicevo l'altra volta, con delle caratteristiche particolari, che hanno spesso anche dei genitori che sono stati attivati proprio per permettere di partorirli. L'integrazione avviene a livello di feto, integrazione fetale, dove già vengono attivati i 6 filamenti e poi possono andare avanti ad attivare gli altri. Non tutti sono così consapevoli, però ci sono dei bambini indaco dormienti che non sanno assolutamente delle loro potenzialità, sì hanno delle capacità particolari, vedono, sentono, però non riescono a portare avanti il loro ruolo, il motivo per cui si sono incarnati, perché sono spesso fuorviati dal contesto, dai farmaci quando vengono incastrati in certi tipi di percorsi definiti terapeutici, eccetera, eccetera. Questo può capitare e purtroppo è qualcosa che nasce anche dalla scarsa sensibilità della nostra realtà, di tutto quello che è oltre la nostra dimensione. Molto spesso c'è un collegamento anche con persone che dicono di aver avuto contatti con razze extraterrestri o i famosi addotti o comunque persone che hanno avuto a che fare con degli alieni, perché è normale che i bambini o le entità indaco, proprio perché sono semistellari, proprio perché arrivano dalla sesta dimensione, abbiano frequenti, più o meno frequenti, contatti con la loro famiglia intergalattica o con altre entità, e questo ovviamente viene considerato come qualcosa da curare con il litio o qualche altro psicofarmaco di turno. Ok, detto questo, arriviamo alla terza tipologia di indaco, che è probabilmente la tipologia più frequente, più numerosa e anche più interessante. Al momento i bambini, le persone indaco sulla Terra sono 2.500.000 circa, per la stragrande maggioranza sono di questo terzo tipo. Non ve ne ho parlato nella puntata precedente perché volevo che fosse chiaro il progetto generale prima di arrivare a questi, che sono sicuramente quelli più interessanti e anche più difficili per i genitori che si trovano ad avere un bambino di tipo 3, si chiama indaco 3 tipo recessivo. Allora, che cosa succede qui? Qui abbiamo non un avatar in un corpo umano, come per gli altri, avevamo un avatar Orafim, un'entità in un corpo, qui ne abbiamo due, cioè ci sono ben due avatar in un corpo umano, due avatar differenti. Che avatar sono? Uno è il famoso Orafim, quindi questo essere che attraverso, come abbiamo detto, la sesta dimensione entra, eccetera, eccetera, di luce, positivo, che può essere un maestro asceso che diventa Orafim nella 12ª dimensione, può essere un Rishi, ma comunque un'entità di luce luminosa, di bene, che ha come obiettivo quello di aiutare questo processo di ascensione della razza umana. L'altra entità è un Nephilim. Chi sono i Nephilim?
I Nephilim sono un esperimento fatto dagli Anunnaki che hanno mescolato il loro DNA Anunnaki con l'essere umano, un essere umano specifico. Quando faremo la storia della creazione dell'essere umano sarà più chiaro. Diciamo che è un essere umano starseed della seconda semina. Lasciamo perdere i dettagli perché poi avremo modo di approfondire in un futuro. In ogni caso c'è una parte umana e una parte Anunnaki in questi Nephilim. I Nephilim, così come gli Anunnaki e tutte le razze antivita, che qualcuno potrebbe chiamare anche anticristiche, se per livello cristico parliamo del livello più elevato e luminoso del principio vitale e dell'entità, quindi 12ª dimensione potrebbe essere una dimensione cristica, dove ancora non c'è l'ombra, ancora non c'è lo scontro tra bene e male, non c'è ancora questa divisione, ecco. Comunque queste entità, tutte queste entità antivita, soppressive, invasive, gli invasori, eccetera, eccetera, tutte queste entità, per loro scelta, hanno ridotto il loro codice genetico, il loro DNA, a 11 filamenti e un pezzetto, diciamo a 11 filamenti. E questa è stata una loro scelta perché in questo modo si sentivano più protetti, non avrebbero avuto interferenze da livelli superiori, dove il livello superiore, essendo oltre la dualità, era invece portatore di luce, portatore soprattutto di vita. Quindi per cercare di portare avanti i loro progetti hanno creato questa distorsione. Le famose razze di angeli caduti sono caduti anche realmente da un punto di vista energetico perché non hanno più la possibilità di connettersi alla sorgente. Il loro DNA non si può ancorare a livelli superiori. Dal 12° filamento, dalla 12ª dimensione, si ha il contatto con i rishi e poi con i maestri ascesi, con tutte le varie altre dimensioni, ma se voi vi tagliate la connessione col 12° filamento, rimanete lì, in una sorta di area di incastro, dove l'unica vostra strada per potervi alimentare di energia è quella di vampirizzarla. Ecco perché abbiamo così tante entità che vampirizzano l'essere umano, vampirizzano le entità positive, gli si attaccano addosso, le sfruttano, eccetera, perché quella è la loro strada, il loro modo per sopravvivere. Ora, il Nephilim è un'entità che ha 11 filamenti e di DNA, e per poter creare questa cosa si è anche creata una situazione un po' particolare, nel senso che c'è una sequenza, una parte di sequenza del DNA che vengono chiamate le lettere di fuoco, che sono state invertite proprio per evitare l'aggancio, per evitare che si potesse in qualche modo ricostruire il 12° filamento e riconnettersi alla sorgente. Ora, nel patto di Smeraldo, nel patto che gli Orafim hanno deciso di fare, non solo, tutta una serie di razze pro vita hanno fatto per aiutare la possibile rievoluzione dell'essere umano, c'è stato anche un accordo con i Nephilim. I Nephilim, perché essendo un esperimento fatto dagli Anunnaki, ma in cui era stato coinvolto l'essere umano, perché ripeto, i Nephilim sono con una genetica un po' Anunnaki e un po' umana, gli è stata data l'opportunità, attraverso un accordo, di, diciamo, redimersi, di ricollegare quel filamento e riavere l'opportunità di lasciare l'aspetto negativo del male, dell'antivita, per riconnettersi alla sorgente e ritornare all'origine anche in questo caso, anche per una razza del genere. Ovviamente se questo avviene c'è una trasformazione della razza Nephilim in qualcos'altro, non potremo più definirla Nephilim, ma una sua evoluzione. Allora, questo patto, proprio in questa epoca, prevedeva la possibilità di un accordo tra un Orafim e un Nephilim, di entrare insieme in un corpo umano, dove l'Orafim avrebbe dovuto, attraverso la sua
matrice del DNA a 24 filamenti, quindi energeticamente e spiritualmente molto potente, aiutare la ricostruzione della parte mancante del Nephilim, proprio perché l'Orafim ha tante possibilità, perché ha come una matrice ospite, potremmo dire, molto potente, l'unica in grado di ricostruire quel pezzo e quindi fare in modo che il Nephilim possa rievolvere nella luce, trasformandosi in qualcos'altro. Questo può avvenire in una sola incarnazione? Può, ma è molto difficile. Solitamente avviene dopo la morte, ma solitamente anche dopo diverse incarnazioni. O almeno così è stato fino a poco tempo fa. In ogni caso, la compresenza di due avatar in un corpo crea tutta una serie di problematiche, perché l'avatar primo che si esprime in questi casi è quello Nephilim, quindi quello che dà distrazione, iperattività, ma a volte anche violenza, aggressività, sbalzi emotivi o aspetti anaffettivi, perché l'aspetto Nefilim ha delle grossissime difficoltà in ambito emotivo, non sa gestire l'aspetto emozionale con gli esseri umani. Poi però l'accordo prevede che il Nephilim sia sotto l'Orafim, cioè che debba farsi governare e di conseguenza potremmo avere quelle situazioni in cui il bambino a volte sembra un diavolo e a volte sembra un angelo, disturbi bipolari, disturbi apparentemente di personalità, entità che a volte vanno contro tutte le regole, contro l'autorità, con atteggiamenti estremi e che poi in altri momenti diventano invece estremamente docili, estremamente etici, estremamente altruisti, con un cuore enorme, tanto da sembrare un'altra persona. Questo accade proprio perché c'è questa sorta di lotta tra i due. L'accordo iniziale, che è stato preso a livelli molto elevati prima dell'incarnazione, non sempre prevede che il Nephilim si comporti così come è previsto, perché ovviamente le entità legate agli aspetti antivita e manipolative tendenzialmente sono delle entità di cui non ci si può tanto fidare, per cui anche se dicono che prendono un accordo, poi spesso lo manipolano a loro vantaggio o non lo rispettano. Quindi non è strano che si ritrovi in uno di questi bambini questa guerra tra le due entità difficile da gestire per l'Orafim, perché il Nephilim non è così collaborativo come uno dovrebbe pensare. Un po' perché è la sua natura, quella di essere antivita, distruttivi, vampirizzare gli altri, amare l'aspetto così disfunzionale, anche aggressivo, violento, e delle energie basse perché si nutre di quello. Un po' è la sua natura, un po' a volte ci sguazza proprio dentro, perché con questo accordo riesce comunque o può cercare di mettere in scacco l'Orafim, che comunque fa parte dell'altra fazione, quella in teoria nemica. Allora, in questi casi noi possiamo vedere delle situazioni anche molto estreme. Per esempio, nel momento in cui l'Orafim può non trovare altro modo per bloccare il Nephilim che cerca di prendere il controllo dell'essere, o del bambino, dell'adulto, ma spesso del bambino in ogni modo, a volte l'unico modo che ha è disattivare gli aspetti comunicativi, disattivando anche alcune parti del DNA, e in questi casi possiamo avere casi di autismo. Molti mi avete chiesto del discorso dell'autismo. Premetto che non tutti i bambini autistici arrivano all'autismo per questo tipo di percorso, anzi, sono una piccola parte, ma esiste una parte di sviluppo della sindrome autistica che è correlata proprio a questo, cioè la strategia dell'Orafim di tenere in scacco per un tempo sufficiente per poter ricostruire quella matrice di DNA
tenere in scacco il Nefilim che sta cercando di fare il bello e il cattivo tempo come vuole. Si cerca proprio di riconquistare le famose sequenze delle lettere di fuoco e rimetterle in ordine per quella parte che è stata invertita per ricollegare il Nefilim al 12° filamento e a quel punto potrà ricollegarsi ed evolvere a livello Rishi e anche a livello superiore e a quel punto l'Orafim sarà libero e le due entità potranno andare ognuno per i fatti propri. La grande difficoltà per gli Indaco 3 è bilanciare queste due polarità di coscienza, proprio perché sono opposte e spesso c'è proprio uno scontro da cui nascono comportamenti, ad esempio, ossessivo-compulsivi, visioni della realtà estremamente polarizzate, bambini molto estremi, eccetera, eccetera, proprio perché l'aspetto Nefilim comincia a farsi vedere in maniera importante. Quando invece si riesce a creare una buona alchimia, c'è questa trasformazione e quindi l'obiettivo viene raggiunto. Quindi diciamo che gli Indaco di tipo 3 sono entità Orafim, avatar Orafim, che si sono presi sulle spalle un compito difficilissimo, quello non solo di aiutare gli esseri umani nel loro processo di ascensione, ma anche di recuperare quell'aspetto umano che è stato volutamente attraverso gli Anunnaki manipolato e collegato forzosamente all'aspetto del male, diciamo, dell'ombra, per potergli ridare l'opportunità di tornare alla luce. Quindi un compito spirituale molto elevato, molto importante, per cui tutti i bambini Indaco, tutti gli Indaco andrebbero molto rispettati e compresi anche quando ci sono queste grosse difficoltà, perché quelli che hanno caratterialmente ed emotivamente la vita più difficile, quelli che hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri, perché nell'aspetto emotivo, empatico e sentimentale non riescono mai a trovare la giusta via, è perché in realtà abbiamo un Orafim che sta lottando per salvare un aspetto importante dell'essere umano e per salvare il Nefilim, che comunque ha una parte umana, e per potergli permettere nuovamente di operare una scelta che dovrebbe già essere stata operata nel momento in cui è stato fatto il patto di discesa condivisa, ma poi sul campo di battaglia si vedono tante cose. Ora, visto che vedo che è già abbastanza tardi, andiamo all'ultimo aspetto di cui vi volevo parlare, e cioè come mai dal 2017 non ci sono più bambini Indaco, perché si è passati, diciamo così, a uno step successivo. Il 2017 è stato un anno molto importante, è stato disattivato il cerchio di Samsara, la ruota di Samsara, per cui gli esseri umani, certo, chi sta facendo un percorso dovrà comunque fare un suo percorso evolutivo di coscienza per poter ascendere, ma non ha più l'obbligo di rimanere all'interno della ruota, risciacquato, condizionato e ributtato tutte le volte dentro questo grande ciclo, quello famoso delle 144 incarnazioni di cui abbiamo parlato nei video precedenti. È stata disattivato da entità potremmo dire di bene, nel senso che sono esseri che arrivano da queste altre dimensioni, oltre anche la 15ª, quindi a livello fuori dalla matrice temporale, a livello dei maestri ascesi, ed è stato per questo anche spostata la famosa terra interna e non più nella terza dimensione in mezzo, che serviva solo per incastrare i semistellari, gli starseed che cercavano di venire qui per aiutare e poi rimanevano incastrati, ma è stata spostata nella quarta. Ora, oggi infatti gli starseed che sono qua presenti e che muoiono tornano direttamente alla loro dimensione, al loro livello, non hanno più problemi, per cui se abbiamo un bambino Indaco, che ora sarà magari neanche più un bambino, che lascia la terra,
tornerà, se era un rishi, direttamente al piano dei rishi o il piano del maestro asceso, insomma quello che è, non ha più bisogno né di passare dalla 3 e mezzo né di passare dalla sesta, ma torna a casa da cui è arrivato. Ecco, questo è quello che è successo nel 2017 quando la ruota di Samsara è stata disattivata e a questo punto sono entrati in gioco altre entità, un altro tipo di, chiamiamoli bambini. I bambini viola. Molto probabilmente voi dei bambini viola non ne avrete sentito parlare perché sono nuovissimi, i bambini viola più piccoli, cioè più recenti, più antichi, scusate, i primi nati erano nel 2017, quindi oggi hanno 6 anni. Sono dei bambini che hanno delle caratteristiche molto particolari. Loro non sono in alcun modo manipolabili e programmabili. Non si può agire dall'esterno su di loro per condizionarli in qualche modo, mentre gli indaco sì, questo era possibile. Sono immuni a qualsiasi forma di possessione perché loro hanno una coerenza incredibile e questa coerenza resta sempre mantenuta. Hanno un modo bellissimo di mettere in evidenza gli aspetti del male e del lato oscuro, della forza, potremmo dire, perché lo ridicolizzano, lo banalizzano, pur rendendosene conto. Possiamo dire che sono coraggiosi e coraggiosi nel senso latino del termine, da cor, cuore, abeo, quindi avere cuore, agire con il cuore. Sono coraggiosi perché agiscono con il cuore. Hanno una capacità artistica incredibile. Sanno dipingere, scolpire o lo sapranno fare sempre meglio crescendo anche senza aver fatto nessuna scuola. Hanno l'orecchio assoluto per la musica e soprattutto si chiamano viola perché entrano dalla settima dimensione, quindi settimo chakra, quello più alto. Questo cosa vuol dire? Che arrivando da un altro livello intanto hanno 6 filamenti attivi e il settimo che gli si attiva dopo pochissimo, quindi hanno un filamento in più attivo rispetto ai bambini indaco. La strada per questa entità è stata aperta per la prima volta recentemente, nel 1968, e da lì in poi sono riusciti a entrare queste entità che sono in questo caso non degli Orafim, ma proprio dei maestri ascesi. Loro arrivano da oltre la 15ª, se esistesse potremmo dire dalla 16ª, comunque fuori dalla matrice temporale, e entrano nel piano dell'incarnazione, riducendo ovviamente la loro frequenza e la loro identità di coscienza per lo scopo preciso di insegnare, di riportare in questo piano l'aspetto luminoso, l'aspetto potremmo dire del bene. Loro devono aiutare a distinguere, superare questa distopia fortissima che esiste ed è stata creata su questo piano tra bene e male, dove c'è questa confusione e non si riesce a capire quale sia la verità. Loro sono portatori di verità, portatori di testimonianze di verità e soprattutto non sono corruttibili in alcun modo. I bambini viola potenzialmente hanno 48 filamenti di DNA, esattamente come gli Indaco 1, ma non sono walk-in. Loro sono riusciti a trovare il modo di entrare alla nascita in un corpo fisico e sono le entità che in questo momento e man mano che cresceranno faranno il lavoro più grande per aiutare la razza umana a nuovamente prendere consapevolezza della manipolazione che c'è stata su questo piano di realtà e soprattutto la capacità e le informazioni necessarie per poter scegliere se essere rivolti verso l'aspetto antivita o verso quello della vita, quello positivo, quello costruttivo, superando i condizionamenti,
le manipolazioni e tutto quello che le razze antivita hanno cercato di applicare sull'essere umano perché non capisse più niente, non fosse più in grado di scegliere, non avesse gli strumenti per fare un percorso di coscienza in elevazione, ma anzi per portarlo sempre più giù. Oggi sono arrivati, benvenuti bambini viola, e sono felice di aver dato questa nuova informazione che ancora non è proprio di dominio pubblico, ma perché è un grande passo verso l'ascensione e verso il superamento di questo ciclo, perché ora siamo veramente in un momento storico unico e irripetibile. Ok, detto questo, ho fatto una live lunghissima, quindi mi fermo. Ricordo a tutti che questa domenica, 1 ottobre, sarò a Verbania. Per chiunque voglia venire, mi deve solo scrivere una mail su info@backtotheorigin.org e vi darò l'accreditamento. La conferenza è a donazione, quindi state tranquilli. E poi ci sarà l'opportunità di, volendo, anche dialogare insieme e approfondire tanti argomenti, per esempio l'anima, come si declina l'anima nelle varie dimensioni, le varie entità, le varie razze, la storia dell'uomo, tante cose, non tutte perché non mi basteranno 3 ore per dirvele tutte, ma inizieremo a definire certi aspetti un po' meglio. E da ultimo, per chi è interessato ai corsi, vi faccio vedere la locandina. Abbiamo terminato, come già dicevo, i posti per novembre a Novara, ma ci sono ancora le date di dicembre disponibili e anche Treviso sta per terminare, ma se siete interessati iscrivetemi. Un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo domenica per chi vorrà, venerdì con Claudio Crespina e se no martedì prossimo. Ciao a tutti, buona serata.